Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per l'estate 2023. Due carte, abbiamo il mondo e la sacerdotessa, ragazzi. Potrebbe esserci un prima e un dopo in quest'estate, perché la sacerdotessa fa sempre riferimento al aver effettuato una scelta e considerato che comunque anche il mondo parla di cambi, parla di movimenti, spostamenti. Andiamo a vedere. Intanto io vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e per sapere come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione, così come anche la mia email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene. Partiamo con un 6 di pentacoli, un 4 di spade, un 8 di bastoni, volata una carta, dopo la recupero. Abbiamo un 6 di spade, la carta del Papa, un 7 di bastoni, eremita al contrario e 2 di pentacoli. Datemi un attimo, recupero solo la carta che è caduta. E asso di coppe al contrario. Ragazzi, partiamo con un 6 di pentacoli. Il 6 di pentacoli è una carta di abbondanza, è una carta di generosità, è una carta che parla di equilibrio finanziario, equilibrio economico proprio. Diciamo che ho come la sensazione che sia giunto il momento di muoversi, di fare qualche tipo di passo in avanti, di smettere per qualcuno con quello che è l'isolamento. Devo dire che questo isolamento probabilmente è dovuto dal fatto che ci sia stata una sorta di chiusura a livello di cuore. Qui comunque avete l'asso di coppa al contrario. Però è come se ci fosse bisogno di lasciarsi indietro certe questioni legate all'ambiente dove vivete, o per qualcuno è l'ambiente nel quale siete cresciuti. Tenete presente che la sacerdotessa è sempre quella carta che vi invita a guardare oltre, a non limitarvi, diciamo, a vedere se la cosa è giusta o sbagliata, ma sì, a vedere oltre, cercare di capire il perché di certi movimenti energetici. Devo dire, ragazzi, che sì, vi sento un po' chiusi in realtà, anche se poi il 6 di Pentacoli è una carta di generosità e di apertura, in realtà, ma potrebbe essere solo un'apertura da un punto di vista pratico, materiale, più che emozionale. Come se dovesse staccarvi da qualcosa vedendo l'asso di coppe, il 6 di spade e il Papa. Tenete presente che comunque il Papa è sempre una carta che parla di contratti, è una carta che parla anche di ufficializzazioni, per qualcuno parla di matrimoni,
o comunque qualche proposta di tipo ufficiale, potrebbe anche essere l'aumento di un ruolo, ipotesi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questo 6 di pentacoli. 4 di coppe. 10 di pentacoli. Ho come la sensazione che l'abbondanza che arriverà sarà talmente tanta che non ve ne renderete neanche conto con questo 4 di coppe, ma non parlo solo di un'abbondanza a livello economico, parlo proprio di un'abbondanza a livello di possibilità, di persone che conoscerete. Per quello che vi dicono di uscire dall'isolamento, andiamo a vedere il 4 di spade. Giudizio e mago. Ragazzi, qui questo periodo di riflessione, di isolamento probabilmente vi farà cambiare le vostre, cioè farà cambiare la prospettiva ehm, o il modo di agire, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. L'otto di bastoni è spiegato da un fante di pentacoli e da un sette di bastoni. Allora, se fosse un progetto, ragazzi, vi dico che è un po' come se vi dicessero di andare avanti per conto vostro, di non farvi distrarre, appunto di uscire da questo isolamento e di cambiare il modo di agire. Se è una telefonata, una chiamata, una comunicazione che state aspettando, è come se terminasse il tempo dell'attesa. Può essere che per qualcuno arrivi la comunicazione, ma sento che per lo più, per la maggior parte delle persone, semplicemente si smetterà di aspettare. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Asso di spade. Mm. Sì, ragazzi, qui il punto è comunicare con determinazione e fermezza le vostre intenzioni. Il punto forte della situazione è proprio l'otto di bastoni, la comunicazione. Può essere, se fosse per esempio un progetto di tipo lavorativo, il marketing, quindi tutto quello che è connesso ai social, alla divulgazione, però ho come la sensazione che siate working in progress, cioè avete bisogno di capire come meglio divulgare, promulgare, come vi posso dire, far uscire, ecco, questo tipo di notizia. Quando c'è l'asso di spade si parla di chiarezza mentale. È come se potrebbe essere che per qualcuno la sfida qui è non farsi prendere dai sentimentalismi. Mettete sempre, ragazzi, nero su bianco chi deve fare cosa nel caso stiate collaborando, fino dove arrivano le vostre responsabilità e dove iniziano le responsabilità degli altri. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché 6 di spade, come dico sempre, fa riferimento alle credenze limitanti. La ruota della fortuna è una carta che parla anche di karma, quindi fate attenzione perché cosa succede? Quando si pensa, quando si formula un pensiero, si manda un certo tipo di vibrazione all'universo, ok? E quando si rimane intrappolati in certi pensieri ripetitivi, soprattutto se sono negativi, si crea karma. È come se doveste spezzare certi modi di pensare che avete avuto fino ad adesso.
Andiamo a vedere il papà. Perché il papà può fare riferimento a una persona che vi sostiene. Qui abbiamo 9 di spade e 8 di coppa al contrario. Per qualcuno, ragazzi, questo papa fa riferimento alla cultura religiosa nella quale si è cresciuti, ok? Perché ho anche la papessa qui che richiama molto quest'idea. Può essere che ci sia qualche questione legata, perché normalmente sono questioni legate alla sofferenza. Ci sono credenze limitanti. Vi faccio un esempio per farvi capire. Quando si dice l'amore è sofferenza. E quindi una persona crede che quando c'è sofferenza ci sia amore. In realtà non è proprio così. Quindi può essere che per motivi religiosi piuttosto che educativi abbiate incamerato certi tipi di credenze da cui è necessario staccarsi perché comunque vi fanno ancora soffrire. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Comunque il Papa potrebbe anche essere una persona, ragazzi, a cui voi fate riferimento, eh? Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un 5 di pentacoli, dall'eremita nuovamente, da un 10 di coppe. Vediamo se ve li faccio stare più su. E da un 4 di pentacoli. È come se doveste difendere quello che già avete. Fate attenzione perché si parte con un 6 di pentacoli, ragazzi, che è una carta di scambi commerciali, abbondanza economica e generosità. Però è un po' come se non si riuscisse a vedere per una famiglia. Per qualcuno è un po' come vi dicevo prima, il non considerare l'abbondanza che si ha. Perché qui ho di nuovo un 10, che è un 10 di coppe, che parla di appagamento emotivo. Però quello che mi colpisce, ragazzi, è che avete, cioè queste tre carte sono carte che parlano di isolamento e qui avete il 10 di coppe. Cioè il 5 di pentacoli è una carta che parla di qualche tipo di carenza e può essere che qualcuno si senta solo e ci sia questa necessità di difendersi, ecco perché c'è il 4 ehm, di pentacoli, però poi appunto in mezzo c'è la famiglia. E anche qui è un po' come la sensazione che qualcuno stia cercando di difendersi da qualche familiare. Può anche perché il 10 di denari, così come anche il Papa, fa riferimento anche a delle feste fatte per tradizione. Quindi può anche essere che qualcuno, per esempio, debba affrontare delle festività, insomma, delle cerimonie a cui non ha voglia di partecipare e quindi ci sia un po' questa sorta di no, vorrei starmene da solo. Però è che qui ho anche l'eremita, è qualcosa di più profondo. Andiamo a vedere l'eremita. Perché cioè, è un po' come se vi consigliassero proprio di uscire dall'isolamento. Abbiamo un 6 di spade e di nuovo la sacerdotessa. Guardate, io sento che, come vi dicevo, la sacerdotessa ce l'avete anche qui, si tratta di vedere oltre. Qui è come se avesse raggiunto un risultato, è un po' con questo 10 di pentacoli lo sento, però a un certo punto è come se vi chiedessero di andare oltre, di non attaccarvi magari troppo al risultato, perché comunque il successo arriva, c'è un 6 di bastoni, il riconoscimento che state aspettando arriva, il successo, la notorietà per qualcuno, se si tratta di social, se si tratta di marketing, se si tratta di pubblicità, insomma, come vi accennavo prima. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli.
regina di bastoni, 10 di spade e carro. È interessante perché sia il carro che il 2 di pentacoli sono due carte che a me ricordano il, diciamo, guardare due cose diverse, no? In questo caso potrebbero dirvi di scegliere tra due, magari lavori che state facendo, tra due persone che state frequentando, tra due hobby, potrebbe essere, o si tratta, ragazzi, di, perché anche qui c'è un altro 10, ne avete 1, 2, 3, 10, manca il 10 di bastoni. Però comunque è proprio un periodo di fine ciclo per voi, io sento. Si tratta di dare una direzione o di scegliere tra queste due opzioni. E anche qui avevamo l'asso che parla di scelta. O si tratta di mettere in regola certe cose, magari a livello familiare. Andiamo a vedere una carta delle fatine, vediamo che cosa vi dicono per quest'estate. Comunque, ragazzi, tra il Papa e il 10 di pentacoli, se per caso c'è qualcuno tra di voi che sta cercando lavoro o aspettando un qualche tipo di risposta ai curriculum, io sento che per molti arriverà un lavoro, arriverà un contratto che potrebbe anche essere duraturo. C'è anche il giudizio, e la fine dell'isolamento, quindi sì. E poi qui wow, abbiamo la carta di viaggio. Vi ricordo che anche qui avete il mondo ed è una carta che parla di viaggi e di spostamenti. E qui avete anche il carro, tra l'altro. Questa carta vi dice di semplicemente tenervi pronti. Voi tenetevi pronti perché potrebbe essere che dobbiate partire da un momento all'altro. Può essere un viaggio programmato, dice, oppure può essere un viaggio improvviso. Voi comunque tenete valigia e passaporto pronti. Bene, qua parla proprio di passaporto, e abbiamo il mondo, può essere un viaggio di lunga distanza. Bene, sento che per qualcuno è il ricongiungimento con dei figli. Potrebbe essere, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere appunto se vi risuona, se vi è piaciuto e se vi ha aiutato a capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete mettermi like, iscrivervi, condividere, commentare. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. La prima è quella più bassa, è semplicemente un supporto al canale. Con la fascia di prezzo più alta potete accedere ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!